Lo so che si ricorda, infatti mo me la prendo. Mo me la prendo. Da qui dopo il cancello, Lasciami, grazie. Ehi, ehi. Saranno 10 anni che non lo tocco. Ehi, ehi, ehi. Lascio? Fermo. Sono Franco Melpignano, sono un istruttore di equitazione e mi occupo soprattutto di addestrare giovani cavalli nell'intento di tramandare e far conoscere quelli che sono i principi dell'arte equestre. Faccio questo lavoro da circa 20 anni e in fondo sono un grande appassionato di cavalli. Hold on, my darling, be away for some time. Down where the angels sing, we'll watch the bluebirds fly. Running away. La relazione con un cavallo è una questione di alchimia, è una questione d'amore, è una questione di sguardi, è una questione soprattutto di linguaggio del corpo, perché quando noi parliamo di relazione con il cavallo parliamo di comunicazione e nella natura del cavallo la comunicazione è basata soprattutto sul linguaggio del corpo, possiamo dire una danza. È così che i cavalli comunicano fra di loro ed è così che noi dobbiamo imparare a comunicare con i cavalli se vogliamo avere successo con i cavalli. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Una farfalla vola qua e là e si riposa sopra. I ricordi di ragazzino che ho era appunto mio papà, mio nonno appassionati di cavalli che non perdevano occasione per accompagnarmi dai loro amici oppure addirittura durante la processione di Santo Ronzo per farmi vedere questi cavalli, per farmeli accarezzare, insomma, poi da lì è nato tutto. È proprio in queste stradine del centro storico di Ostuni che è nata la mia passione per i cavalli. Tutto quel che vuoi, ma stai con me, il cuore non sbaglia mai, no. La passione di Franco nasce perché lui era piccolino, io partecipavo a sta cavalcata, sai, i cavalli bardati,
La gente quando li vede, giustamente i bambini, tutti vogliono fare le foto, questa e questa. Lui era piccolino, difatti c'ha qualche foto in braccio a me sul cavallo, diciamo così, da allora. Cioè, a volte saltava la scuola per andare al maneggio, compagnia bella. Ha trovato la strada giusta, è diventato quello che è diventato, però voglio dire, nasce da lì, dalla passione. Nessuno credeva in famiglia che potesse, diciamo così, diventare un lavoro per lui. La tradizione nasce che il patrono di Ostuni si trova in una chiesa sulla strada dei Colli, diciamo così, no? Siccome che nel 1645, mi pare, c'è stata la peste a Ostuni, no? Allora la gente non sapeva più a chi rivolgersi, a qualcuno è venuta questa idea, sono andati a sta chiesa della campagna a pregare Santo Ronzo, poi l'hanno preso la statua e l'hanno portata in paese, diciamo così, no? E da allora è incominciata sta processione di Santo Ronzo che chiamiamo, diciamo così. Io ho incominciato a fare la cavalcata dal 67. Quando arriva quella settimana, se non fai la cosa per la festa, diciamo così, io ricordo che ero in Germania e venivo il mese di agosto per fare la cavalcata, perché questi li ho fatti tutti in Germania io. Il tessuto deve essere rosso, perché poi dal rosso si fanno dei disegni, la stoffa viene disegnata, viene prima tagliata, viene disegnata e poi vengono tutti ricamati con della trina bianca, diciamo così, perché le bardature sono tutte rigorosamente rosso, trinate di bianco. Essere qui oggi per me in questo allevamento di cavalli murgesi e aver rivisto Nesio è per me una grande emozione, perché mi riporta indietro negli anni, le emozioni legate al mio percorso appunto con il cavallo murgese, in questa masseria, in questo allevamento, delle emozioni forti. Nesio e Niki sono stati due cavalli molto importanti nel mio percorso, ma voglio spingermi oltre. Posso dire che sono stati due insegnanti fantastici per me, perché i cavalli sono sempre gli insegnanti migliori. Posso dire che il mio percorso professionale ha avuto una svolta nel momento in cui ho incontrato Philippe Carle, era l'anno 2001, ed è ancora oggi il mio maestro, che cerco di vedere più volte possibile all'interno di un anno per continuare ad imparare da lui. Una persona che io reputo fantastica, un grande uomo di cavalli, un grande conoscitore di cavalli, una persona che ha grande rispetto della natura del cavallo, che ama i cavalli, e una persona che mi ha insegnato moltissimo, il mettersi continuamente in discussione, l'affidarsi alla natura appunto per valutare le situazioni giuste o meno giuste. E questo per chi fa il mio mestiere significa andare sempre nella direzione del cavallo. Far sì che il cavallo alla fine possa brillare senza l'aiuto della persona. Oggi mi occupo a mia volta di divulgare appunto i principi dell'equitazione classica, insegnando ai giovani questo modo di fare equitazione e di addestrare cavalli. Il murgese è una razza autoctona, nasce appunto qui nell'altopiano delle Murge. È un cavallo rustico, ma allo stesso tempo elegante. È un cavallo molto versatile e questo lo possiamo vedere perché anche oggi è utilizzato nelle discipline più disparate. Possiamo trovare dei cavalli murgesi nelle categorie di dressage, nelle competizioni di dressage, così come nelle competizioni di attacchi, così come in gare di endurance, così come ho già visto dei cavalli montati in mountain western. Quindi possiamo dire che è un cavallo che ben si presta alle attività equestri, ludiche e sportive a 360 gradi. In qualche modo il mio percorso è sempre stato legato
a questa razza e a questi cavalli. Il mio compagno di avventure di oggi è Ussaro, è uno stallone murgese che mi ha portato ad ottenere grandi soddisfazioni e grandi risultati. E oggi Ussaro è un cavallo capace di poter presentare tutte le più grandi difficoltà dell'arte equestre. Quello che presento con Ussaro è appunto la pizzica a cavallo. Quello che Ussaro esegue ballando la pizzica non sono altro che esercizi di alta scuola che fanno parte della natura del cavallo. Ci sono diversi movimenti che il cavallo compie in natura e che sono poi nel corso dell'evoluzione dell'addestramento diventate delle vere e proprie figure di alta scuola. Uno di questi è il passo di scuola, che è questo passo che il cavallo fa appunto distendendo gli arti, che è una situazione che il cavallo in natura presenta quando si avvicina ai suoi simili che non conosce. Lo stesso discorso possiamo dire per il piaffe, che è questo trotto sul posto, che in natura è un momento di eccitazione da parte dello stallone quando va incontro e si avvicina agli altri cavalli o alla cavalla. Tra musica e addestramento di cavalli le connessioni sono differenti. Parliamo di comunicazione non verbale, i cavalli fra di loro comunicano soprattutto con il linguaggio del corpo. Parliamo di ritmo, che è qualcosa che riguarda moltissimo l'addestramento, l'equitazione e la musica, quindi le connessioni sono molteplici. La Puglia è la mia terra, io sono di qui, i miei genitori sono di qui, sono cresciuto qui, la mia formazione ha avuto dei momenti in cui per motivi vari sono andato a lavorare fuori, sono andato a studiare fuori, però diciamo che l'attaccamento alla Puglia è rimasto molto forte in me, perché penso che se ognuno di noi riuscisse a realizzarsi nel contesto in cui è cresciuto e vissuto, la cosa sicuramente ha più valore. Barefooted she strides, leaving her footprints in a true for the tide.